Come potete vedere, oggi sono con la macchina fotografica già nelle mani, perché ho notato che tendo a non usare mai il teleobiettivo. Quando incontro un bel paesaggio, una bella scena, voglio includerla tutta nella foto e quindi di solito metto il mio tocchino 11-16 o il 18-55 e cerco di includere tutto, il che in realtà non è necessariamente un bene, per cui ho deciso che devo sviluppare un po' l'occhio per le piccole cose. Devo svilupparlo un po' per far sì che riesca a capire dei dettagli magari minimi, ma di estrema bellezza che ci sono nel panorama. Quindi ho deciso che oggi non toccherò altro obiettivo se non il telescopico della macchina fotografica e vediamo cosa salta fuori. Ho paura che non salterà fuori nulla di buono, ma ogni tanto va anche così. Questo è il posto in cui sono venuto a girare il video che ho pubblicato riguardo al filtro polarizzatore. È un luogo in realtà che credo abbia tantissimo potenziale. L'unico problema è che con il teleobiettivo proprio non riesco a trovare niente. È complicatissimo, veramente complicato, perché alla fine mi soffermo magari a guardare, non so che cosa, le foglie, qualche foglia illuminata, nulla di più, forse dell'edera sulle piante, ma non riesco a trovare qualcosa che sia veramente degno d'essere catturato con uno scatto, qualcosa che mi rapisca, non lo trovo. Vabbè, io continuo a girare. Comunque adesso cerco di arrivare in cima, da lì dovrei avere la vista sulla vallata, quindi magari riesco a trovare qualche immagine, qualche punto in cui si vedono i livelli in lontananza dell'orizzonte, oppure vediamo. È complicato, è anche fatica a salire. Siamo arrivati in cima e adesso voglio andare in un punto più avanti, che è dove mi sono fermato quella mattina che sono venuto a vedere l'alba, le cui foto ho messo nel video che ho caricato sul canale, in cui voglio fare una panoramica con il teleobiettivo che ho provato a fare anche quella mattina, ma che per qualche strano motivo ho sbagliato a fare. Insomma, dopo in post produzione le varie immagini non si sovrapponevano e quindi adesso riproviamo a farla. L'unico problema è che Villa Grande, che sarebbe il monte che voglio mettere come sfondo, è completamente coperto dall'ombra che gettano le nuvole, perché sta per arrivare il brutto tempo, mi sa, e quindi devo muovermi. Però ancora qua c'è il sole, quindi potrei sfruttare, diciamo, questo contrasto tra sole e ombra per creare più tridimensionalità. Io poi mi metterò nella scena, perché il telescopico è un obiettivo veramente capace di rendere le proporzioni in maniera molto fedele, e quindi sì, adesso appena arrivo lì ve la mostro. Spero riusciate a sentirmi, perché c'è il vento che tira, però sono arrivato nel punto in cui voglio fare il panorama. Ora vi faccio vedere dallo schermo della macchina fotografica la composizione come dovrebbe essere. Come potete vedere, procedo facendo vari scatti verticali, di modo che poi unendoli abbia una panoramica abbastanza estesa, e dovrebbe cominciare più o meno in questa maniera, con questo piccolo monte che adesso sto indicando col mio dito, che vedete tutto sfocato, qui sulla sinistra, che lascia poco margine. Poi procedendo verso destra abbiamo il monte di Villa Grande con il paesino, poi c'è un altro paesino qua sotto che non so quale sia, forse la Capraia, ma forse dico una cazzata. L'inquadratura prosegue sempre verso destra, supera quel piccolo corno, questo qua, che è alla fine del monte di Villa Grande, e
arriva pressoché fino a qui, dove c'è in primo piano, diciamo, questo cespuglietto, questo cespuglio qua sotto. Poi dopo andrò anche io nell'inquadratura, quindi procederò facendo gli scatti da sinistra verso destra. Arrivando all'ultimo scatto io penso che mi metterò esattamente qui dietro quel cespuglio, di modo che con la mia figura dia un termine di paragone, così che si possa capire la dimensione del panorama, perché effettivamente senza qualcosa di riferimento potrebbe sembrare abbastanza piccolo, invece è una panoramica abbastanza estesa perché riprendo una buona parte della visuale che si vede da quassù. I dati di scatto che sto utilizzando sono un 200° di secondo, quindi una velocità di scatto abbastanza rapida, 10 di diaframma, di modo che io abbia una buona profondità di campo, e ISO 400, perché comunque più è esteso lo zoom meno luce entra nell'obiettivo, per cui avrò bisogno di andare a sfruttare bene la capacità del sensore di leggere i bianchi, poiché non posso nemmeno allungare i tempi visto che con questo vento il teleobiettivo mio non è stabilizzato, per cui ripeto, con questo vento, tenendo una velocità di scatto abbastanza lenta, si potrebbe avere del micromosso, ed è una cosa che io sto cercando di evitare come la peste, e non credo nemmeno di riuscirci, però vediamo. Non me ne va bene una. Sono andato laggiù, però la connessione del telefono con la macchina fotografica ha smesso di funzionare, quindi non riesco a fare una foto con me come riferimento, insomma non riesco a fare una foto in cui ci sono anche io, per cui mi tocca accontentarmi di fare una foto normale. Tra l'altro adesso mi tocca rifare tutto da capo perché sono cambiate le condizioni, è arrivato un pochino di luce, quindi se facessi la foto adesso succederebbe che poi non si mescolano tanto bene le immagini, per cui mi tocca ricominciare, ripartire da sinistra e completare poi la panoramica andando verso destra. Ok, la situazione sta andando tutto sommato molto male. Non riesco a trovare nessuna foto, tutte quelle che trovo non mi piacciono, non mi soddisfano. Non riesco a trovare livelli all'orizzonte, quei livelli di cui vi parlavo prima. Non riesco a trovare nessuna scena intima, non riesco a trovare nulla di nulla. E sta anche calando il sole lentamente, quindi forse la cosa migliore da fare sarebbe cercare di cambiare zona il prima possibile, perché tanto vedo che continuando a stare qui non riesco a rimediare niente. Tira l'aria, fa un freddo assurdo e non sto avendo nessun risultato positivo, quindi adesso vedo di cambiare location, perché sinceramente tornare a casa con niente nelle mani, dopo tanto freddo soprattutto, non ne ho una gran voglia. E invece torno a casa senza niente. Come potete vedere il tempo è diventato ancora più brutto, però io non ho intenzione di andare a casa ancora. Voglio portare a casa almeno qualcosina. E ho trovato da fare un'altra panoramica, simile a quella di prima, con un promontorio molto più vicino all'obiettivo, di modo che almeno la connessione tra fotocamera e cellulare riesca a permanere anche se io vado laggiù, perché ho sempre intenzione di fare come prima, cioè mettermi nello scatto, in modo che io possa dare, diciamo, un paragone di grandezza del panorama. Quindi adesso vi faccio vedere attraverso la telecamera qual è la composizione che voglio fare, e praticamente qui c'è sempre Villa Grande come sfondo, e la composizione partirà non da questo piccolo corno che vedete
come nella composizione di prima, ma sarà una composizione molto più stretta che partirà praticamente quasi da qui, sì, diciamo che lascia un pochino di spazio sulla sinistra da Villa Grande e da qui procede verso destra in questo modo fino a qua più o meno, cercando di dare a sinistra e a destra lo stesso spazio. Poi il fuoco ho deciso di farlo cadere anziché sullo sfondo, sul primo piano, perché è completamente libero, è semplicemente, come potete vedere, una piccola collinetta senza nessun disturbo, il che secondo me è molto interessante, perché io avrò intenzione di mettermi esattamente lì. Quindi i dati di scatto sono 1/60 di secondo, f5.6, che sarebbe praticamente l'apertura massima del diaframma di questo obiettivo, perché appunto ho intenzione di mantenere lo sfondo, cioè Villa Grande, molto sfocato, cioè almeno il più sfocato possibile, e ISO 400, perché comunque è abbastanza buio, la composizione non ha luce, l'obiettivo è un telescopico, quindi come vi dicevo fa passare poca luce, già che comunque sto scattando a 135 mm, per cui ISO 400. Ho notato che la mia macchina fotografica non ha particolari problemi a reggere questi dati, per cui direi che va benissimo. Comincio a scattare. Io sto tornando giù perché è un freddo esagerato e torno giù praticamente con niente. Prima dicevo che non me ne voglio tornare a casa con niente nelle mani e invece torno a casa senza niente. Oggi è stato un totale fallimento purtroppo, quindi adesso, prima che finisca il video, seguiranno le immagini che ho trovato, che ho scattato lungo il pomeriggio, senza nessuna musica d'accompagnamento, come se fosse morto qualcuno, perché effettivamente è quello che è successo. La mia gioia di fare fotografie è praticamente morta male nel momento in cui ho realizzato che non mi sarebbe venuto fuori niente di interessante. Quindi grazie comunque per essere arrivati fino a questo punto. Spero che comunque questo tipo di video vi sia piaciuto, nel senso magari potrebbe essere di spunto per fare altri video del genere, magari giornate intere soltanto con il grandangolare, oppure con gli obiettivi quelli di focale intermedia, diciamo tipo il 18-55. Grazie di nuovo per essere arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao.